E benvenuti in questo nuovo video. Anche oggi ci tocca parlare di Francesco, saranno almeno 2-3 video che ritorniamo sull'argomento, ma giustamente è da qua che si pongono le basi per la nuova stagione, capire se rimarrà o meno, e andiamo a parlare dell'incontro che ci dovrebbe essere stato alla fine tra Antonelli e Di Francesco e quel che è trapelato, quel che ne è uscito. Però adesso andiamo a parlare, a dire più che altro la nostra, quindi anche dopo fateci sapere la vostra qua sotto nei commenti di tutto quello che andremo a dire, su cosa ne pensate. Lasciate like, iscrivetevi, chi vuole per sostenerci può abbonarsi e attivate la campanella così non vi perdete i video che escono in maniera un po' più sporadica e in maniera un po' più casuale, diciamo, orari insomma non consueti, giustamente perché c'è calciomercato e il calciomercato ha i suoi orari. Andiamo subito alla notizia. Di fatto, allora, c'è stato questo incontro, quel che è uscito è che, almeno nella mia visione, Di Francesco secondo me prende tempo. La decisione è spostata nel weekend, c'è stato questo incontro e per me, cioè, lo definisco come un incontro positivo. Però di fatto non si è arrivati alla decisione finale e questo sicuramente lascia molti interrogativi in noi, al di là che lo definiscono positivo. Sì, la società lo definisce positivo perché vuole continuare il progetto con Di Francesco, comunque quello è indubbio, senza lo sappiamo. Senza dubbio. E l'unico problema, bisogna purtroppo aspettare la decisione dell'allenatore. Vado a leggere direttamente quello che ha scritto Triveneto Gol, che è la fonte della notizia, quindi diamo merito a loro. Vado a leggerla paro paro. È andato in scena questa mattina l'incontro tra Filippo Antonelli e Eusebio Di Francesco. L'incontro viene definito dalle parti come positivo, ma non ha portato ancora una decisione definitiva. Di Francesco ha chiesto alcune garanzie e c'è stato un confronto a 360 gradi. La decisione definitiva sulla permanenza del tecnico pescarese a Venezia arriverà nel weekend. Quindi di fatto, come hai detto tu, Antonelli ce l'ha esplicitato in più maniere possibili, vuole continuare il progetto con Di Francesco, il progetto tecnico con l'allenatore. Sì, di questo non avevamo dubbi, vedendo Esatto. L'anno scorso quanto è stato confermato. Esatto. Tutto, quindi. È tutto in mano di Francesco, quindi a questo punto, cioè la decisione finale di fatto spetta tutta a Di Francesco, è tutto nelle sue mani. Cosa può aver chiesto? Cioè, parlavano di garanzie, quindi garanzie di mercato, vuole garanzie di mercato, sì, per proseguire. Per me Antonelli secondo me l'ha già avvisato che partiranno dei big importanti, ovviamente stiamo parlando di Izes e Nicolò Scaviglia in primis, poi lasciamo stare altri, quello si vedrà, però loro secondo me li ha dati per partenti e quindi da lì si costruisce anche a livello di budget, soprattutto quello è un aspetto fondamentale. E in più questo c'è da capire, ma perché prende tempo? Cioè, se tutto era deciso e fatto, no? Potevano già anche arrivare alle firme o comunque a dire ci rincontriamo giusto per firmare. Esatto. E invece così non è stato, quindi io non sono così fiducioso come fanno trasparire molti. No, secondo me semplicemente già dall'inizio, dall'ultima partita, già da lì ci aveva detto che aspettiamo l'incontro che arriverà, cioè non è arrivato subito questo incontro, quindi è arrivato già una settimana dopo il previsto. Poi adesso ha detto ancora che vuole aspettare per decidere, di conseguenza molto probabilmente, secondo me ovviamente, sì. sta aspettando una richiesta da un altro club, perché se volesse continuare col Venezia avrebbe già accettato molto facilmente, invece a quanto pare non vuole, ma secondo me non ha neanche senso tenere un allenatore che non vuole continuare il progetto col Venezia, perché è palese che non ha voglia di stare al Venezia ancora. Tu dici che non è convinta? Ma che non è convinto? Ma sicuro, ma anche perché se no avrebbe già accettato, cioè è facile. Sì, no, il dubbio per forza. Il dubbio per forza sorge, perché comunque cosa ci vuole? Cioè, poi magari nel weekend ci smentisce e firma. Però onestamente un po' mi puzza anche a me. La mia paura è che magari non arrivano richieste da altri club e quindi è obbligato un po' a firmare, se no rimane senza nessuno. Quindi quello sarebbe veramente la cosa più brutta, perché rimane un allenatore che voleva andare via e quello partiamo già male. Cioè, ma esatto, ma più che altro, cioè, capire il perché al limite se ne andrà, se se ne andrà,
perché tutto un sé e sono prettamente opinioni personali oggi. Sì. Al di là della notizia che quella è, le nostre sono opinioni personali, quindi diciamo la nostra, ma voi qua sotto potete dire no, è chiaro e netto che rimarrà secondo voi. Scrivete pure quello che volete. Cioè, da capire, lui tentenna in questo momento perché ha altre proposte e quindi o sta aspettando, non è detto che ne abbia già, può essere che stia aspettando proposte, perché di fatto il valzer di panchina è in atto in Serie A, anche nella parte destra della classifica, perché anche tutti i giorni esce di incontri tra DS e allenatore per capire se si prosegue insieme. Notizia di ieri mi pare che già per dire il Cagliari si separa con Nicola, quindi anche panchine abbastanza scontate alla fine non sono così scontate per quanto riguarda la permanenza del loro allenatore, e quindi magari sta aspettando, cioè aspetta la chiamata di una di quelle squadre lì della parte destra della classifica, perché dalla parte sinistra purtroppo non arrivano chiamate. Ci sta, però, visti i risultati recenti della sua carriera, esatto. E quello, cioè aspetta per quello, o sta tentennando perché non ha convinto il progetto tecnico di Antonelli, o non è più convinto, comunque dice non ci sono le basi giuste per ripartire dalla Serie B, perché questo secondo me sarebbe ben peggiore se uscisse che quello è il motivo. Anche perché a gennaio più o meno, quando comunque la sua panchina non era proprio al sicuro, in quel momento Antonelli l'ha sempre confermato e dovrebbe un attimo ripagare questa cosa in qualche modo, secondo me, di Francesco, dicendo ok, quella volta mi hai tenuto, questa volta siamo in difficoltà tutti, quindi rimango anch'io per cercare di fare qualcosa. Ma anche perché il discorso l'abbiamo anche già fatto, cioè ha senso ricominciare da una squadra di Serie A cioè di quelle in ballo che prima un po' di cui stavo parlando un po' prima, cioè ci sono Pisa, mi pare, perché Inzaghi lascia, la Cremonese in dubbio con Stroppa e appunto il Cagliari, cioè queste sono le squadre, ma ha senso ripartire da una squadra così che poi rischi di ritrovarti come si è trovato da noi quest'anno e finisce come al solito? Cioè il discorso è sempre quello, non ha senso aspettare, non devi neanche ricominciare, devi continuare un progetto tecnico dove puoi un po' ritrovarti, secondo me, a livello di identità anche tattica, caratteriale, motivazionale anche, perché ne ha bisogno, e di conseguenza morale. Quindi non so se ha molto senso in questo momento. Poi stiamo a vedere, magari è stato rimandato l'incontro solo per veramente riflettere. Però possono essere vere anche entrambe le cose, cioè nel senso rifletto, però intendo che rifletto sul progetto che mi ha proposto Antonelli, se arriva una chiamata non butto giù la cornetta. Ecco, quindi, secondo me è un po' questo il piano di Di Francesco in questo momento. Si guarda intorno e intanto riflette su quel che gli ha proposto Antonelli. Comunque di sicuro, cioè questo è il nostro pensiero alla fine, se era già convinto, già tranquillo, già sereno, già contento di ripartire, per me avrebbe già firmato. Comunque sarebbero uscite notizie un po' più subito distensive a dire firmerà il rinnovo e boh. E invece siamo ancora qui a riflettere, a fare ipotesi, quindi staremo a vedere, c'è da riaggiornarci per forza, perché si vedrà, non possiamo sapere in questo momento. Tutto rimandato nel weekend, come dicevamo, e quindi a questo punto anche il prossimo video nostro sarà presumibilmente quello, insomma, dove andremo a scoprire. Ci ha messo una curiosità addosso incredibile di sapere se sarà lui o saranno i famosi Pecchia, Vivarini di cui si sta parlando. Ma io a sto punto, se fossi nella società, comunque andrei oltre, nel senso, hai capito che sta prendendo tempo, non è completamente convinto di questo progetto, basta. Cioè sai già la risposta in realtà qual è, vedendo che vuole prendere tempo. La risposta è che non vuole rimanere e in caso se rimane è obbligato a rimanere. Si sta facendo un po' la prima donna, dici? Sì, può essere, però sono opinioni, perché comunque, o anche magari dall'incontro veramente è andato
alla fine bene, però c'è qualche cosa da limare a livello di visione strategica, tecnica, o dice, cioè, Antonelli deve ancora magari parlare col comitato per capire come dire, il raggio d'azione che può avere nel mercato, quante garanzie ha anche lui per agire, per accontentare quindi Di Francesco. Tante ipotesi in campo, diteci voi la vostra, cosa ne pensate, perché davvero, insomma, questa è la nostra visione, però appunto è la nostra visione e non vuol dire che sia quella giusta. Quindi aggiungete pure la vostra qua sotto nei commenti, lasciate like, iscrivetevi e abbonatevi per sostenerci, ci aiuterebbe davvero tantissimo, e ringraziamo anche i nostri abbonati e come sempre è sempre Forza Venezia. È sempre Forza Unione.